Nel 1969 viene pubblicato a Parigi un libro che ha una grande risonanza internazionale e che racconta l'incredibile storia di un ladro parigino, Henri Charrier. Questa storia in realtà è una grande avventura, anzi, più che una grande avventura è una epica, tragica odissea, perché racconta la vicenda di questo giovane ladro condannato per un omicidio che non ha mai commesso e destinato a quello che veniva definito allora l'inferno sulla terra, il penitenziario francese della Guyana, che aveva il suo punto centrale, il suo luogo più dannato nell'isola del diavolo. Papillon, così è chiamato Henri Charrier, il giovane ladro, perché ha una farfalla tatuata sul petto, che è tra l'altro il simbolo dei ladri, perché è la leggerezza con cui si prendono le cose e si vola via. In francese infatti il ladro si chiama voleur, quindi cioè come qualcuno che prende e sparisce. Papillon si trova quindi in questo inferno sulla terra e straordinariamente, invece di arrendersi, decide ostinatamente di fuggire. Ci riesce con intelligenza, con ostinazione, con un disperato senso della propria dignità e con astuzia, perché si allea con Degas, un ricchissimo falsario, il quale è stato condannato anche lui all'ergastolo, ma dispone di denaro e quindi è in grado di corrompere guardie, secondini e compiacenti detenuti che aiutano le guardie a sorvegliare i prigionieri. Questa alleanza fra l'uomo forte, deciso, coraggioso e l'uomo invece intelligente, abile e diciamolo pure un po' vigliacco, è in realtà una metafora di quello che può essere l'animo umano. Dentro di noi siamo sia Charrier, sia Papillon che Degas. Possiamo essere vigliacchi, accorti, abili ma paurosi, o possiamo essere decisi, forti, coraggiosi, ostinati. Ecco, è chiaro che una storia di questo genere, che culmina addirittura con due evasioni e che ogni volta queste evasioni falliscono e che costringono Papillon la prima volta a 2 anni di isolamento, la seconda volta a 5 anni di isolamento al buio, e lui non si arrende e continua a sperare e a tentare di fuggire e alla fine ci riesce, non poteva non ispirare il cinema. La prima volta nel 1973 ha ispirato il film di Franklin Schaffner, che ricordiamo è l'autore dello straordinario Pianeta delle scimmie ed regista Oscar di Patton, il generale d'acciaio, e quindi chiaramente è diventata una ballata epica e straordinaria perché era impersonata da Steve McQueen e Dustin Hoffman. Ora, affrontare un remake di questo film, come ha fatto Michael Noer, un regista nordico, credo che sia danese o svedese, con due attori di oggi, diciamo 2 attori sulla cresta dell'onda, uno è Charlie Hunnam e l'altro è Rami Malek. Rami Malek è famoso per Mr. Robot, una serie televisiva che ha avuto molto successo, e Charlie Hunnam è invece famoso per Pacific Rim. Chiaramente sono 2 film di grande successo, sono diciamo 2 film, 2 saghe di grande successo, ma tuttavia non possono reggere l'impatto con il film di Steve McQueen e Dustin Hoffman. Per quanto l'ambientazione possa essere suggestiva, per quanto la forza drammatica possa essere esasperata, in realtà noi ci troviamo di fronte ad un confronto improprio, coraggioso, ma sotto certi aspetti destinato a fallire. La iconicità di Steve McQueen e Dustin Hoffman rispetto a questi altri 2 protagonisti contemporanei non regge, e non regge neanche la regia rispetto alla forza e all'epicità del film di Franklin Schaffner.
Per cui il film è da vedere, perché è un modo per ricordare un grande capolavoro del cinema, ma e poi io vi consiglio di vedere il primo autentico Reale Papillon. A margine di questa notizia vorrei fare una piccola nota nazionalistica, che è quasi uno scherzo, ma in realtà è una storia vera. Non c'è stato soltanto Henri Chaillet, detto Papillon, a fuggire dalla Guyana e dall'Isola del Diavolo. C'è stato anche un italiano, come sempre, siamo arrivati i primi. Si chiamava Carlo Di Rudio ed è un italiano assolutamente straordinario e particolare, perché non solo partecipò all'attentato contro Napoleone III e quindi fu condannato, credo nel 1858, all'inferno della Guyana, ma nel 1860 riuscì a scappare, e non solo riuscì a scappare, arrivò negli Stati Uniti, e non solo arrivò negli Stati Uniti, ma si arruolò nell'esercito americano. Tra l'altro era un conte nell'esercito statunitense, tra l'altro era un conte e quindi aveva delle tradizioni militari molto forti ed era un uomo coraggioso e un ottimo cavallerizzo. E finì addirittura con il generale Custer. Fece la battaglia di Little Bighorn e sopravvisse, insieme al famoso trombettiere e al famoso libraio romano. Quindi un uomo di una grande avventura, anche lui, secondo me, e parlo come sceneggiatore e regista, meriterebbe di essere protagonista di un film che forse potrebbe persino superare Papillon. Grazie.